Benvenuti, nobili viaggiatori delle cronache sentimentali, benvenuti ancora una volta nel santuario dove le verità sussurrate diventano grida di consapevolezza. Siete su Gossip alla turca. Oggi, vi invito a sedervi con me in un angolo di riflessione profonda, lontano dal frastuono assordante dei flash e delle notizie urlate, per dipanare una matassa che per mesi, per alcuni addirittura per anni, è sembrata inestricabile, avvolta in una nebbia di leggenda metropolitana che ha tenuto col fiato sospeso l'intero panorama dello spettacolo turco. C'è una storia che ha camminato in punta di piedi sui bordi della nostra percezione, un racconto fatto di sguardi rubati e silenzi assordanti che ora, finalmente, inizia a mostrare il suo vero volto. Prima di varcare la soglia di questo mistero svelato, vi chiedo di compiere quel gesto che cementa la nostra unione. Assicuratevi di essere iscritti al canale, attivate la campanella per non perdere nemmeno un battito di queste narrazioni esclusive e, se il nostro lavoro di scavo nell'anima delle star risuona con le vostre corde emotive, lasciate un mi piace. E per coloro che desiderano essere i veri custodi di queste storie, il tasto Unisciti o Abbonati vi attende per offrirvi un posto in prima fila nel teatro della verità. Preparatevi, perché la storia di Satay Ulusoy e Demet Özdemir non è quella che avete immaginato. Per un tempo che è parso infinito, il mondo dell'intrattenimento turco ha convissuto con una voce persistente, quasi mitologica, un eco che risuonava nei corridoi dorati delle case di produzione e nei salotti esclusivi di Istanbul. Satay Ulusoy e Demet Özdemir si erano sposati in segreto. Non esistevano fotografie ufficiali a confermare questa tesi, non vi erano anelli scintillanti esibiti con orgoglio sui tappeti rossi delle grandi occasioni, né tantomeno comunicati stampa volti a celebrare l'unione di due dei più grandi astri del firmamento televisivo. C'erano soltanto sguardi furtivi, scambiati nell'ombra di eventi affollati, silenzi eccessivamente lunghi e carichi di significato durante le interviste, e una serie di coincidenze temporali che, osservate con la lente del tempo, hanno smesso di sembrare accidentali per assumere i contorni di un disegno preciso. Fin dal principio, questi due attori hanno condiviso qualcosa di raro, quasi un'anomalia nel mondo della fama ostentata. L'imperativo categorico di proteggere la loro vita privata a ogni costo, come se fosse un tesoro fragile da difendere dai barbari alle porte. Gli amici più intimi, custodi fedeli del loro segreto, raccontano che la loro relazione è stata costruita in spazi appartati, attraverso lunghe conversazioni notturne e una complicità silenziosa che non aveva bisogno di parole. Non c'era alcuna fretta di essere visti, nessuna vanità di essere riconosciuti come la coppia del momento, né alcun bisogno di una validazione esterna per certificare ciò che i loro cuori già sapevano. Entrambi provenivano da esperienze passate in cui l'amore era stato esposto, sezionato, analizzato al microscopio e, in molti casi, logorato dall'opinione pubblica. Quella lezione è stata la chiave di volta. Questa volta non volevano che l'amore diventasse uno spettacolo da circo, ha commentato una fonte vicina, con una gravità che sottolinea la sacralità della loro scelta. Col passare del tempo, dettagli apparentemente insignificanti hanno iniziato ad apparire sulla superficie liscia della loro immagine pubblica, dettagli che ora, alla luce delle nuove rivelazioni, assumono un significato rivoluzionario. Viaggi coincidenti che non sono mai stati spiegati, assenze simultanee da eventi chiave che avrebbero richiesto la loro presenza, cambiamenti sottili ma percettibili nelle routine personali, e la frequentazione dello stesso, ristrettissimo circolo di amici fidati. Ma un dettaglio, in retrospettiva, si è rivelato cruciale e illuminante. Entrambi hanno iniziato a parlare del futuro con una serenità diversa, una calma olimpica che non appartiene a chi è in cerca, ma a chi ha già trovato. Non facevano piani grandiosi davanti alle telecamere, non cercavano titoli forzati sui giornali. Emanavano semplicemente stabilità. Demet, in un'intervista apparentemente innocente rilasciata mesi fa, pronunciò una frase che passò quasi inosservata nel tritacarne mediatico, ma che oggi risuona come una profezia o una confessione velata: la vera felicità non ha bisogno di testimoni. In quel momento, poteva sembrare una massima filosofica generica. Oggi, suona come una dichiarazione d'intenti, una rivelazione sussurrata a chi aveva orecchie per intendere. Secondo la ricostruzione meticolosa degli eventi che stiamo operando, non c'è stato alcun matrimonio tradizionale.
Dimenticate le grandi celebrazioni sul Bosforo, dimenticate gli ospiti celebri che sfilano in abiti d'alta moda, dimenticate le esclusive vendute alle riviste patinate. Ciò che è accaduto è stato qualcosa di molto più intimo, quasi ascetico. Un impegno legale ed emotivo preso in assoluta discrezione. Le fonti vicine alla coppia assicurano che la cerimonia è stata minimale, simbolica nella sua essenzialità. Una manciata di persone, forse meno delle dita di una mano. Un luogo sicuro, protetto da mura spesse e da bocche cucite. Niente telefoni, niente fughe di notizie, nessuna intenzione che il mondo sapesse. Ma perché tanta segretezza? Ecco la chiave che è rimasta nascosta per così tanto tempo, il cuore pulsante di questa storia. Satai e Dimet non hanno nascosto il loro matrimonio per paura del pubblico o per timore di perdere fan. Lo hanno fatto per proteggere qualcosa di infinitamente più fragile. Secondo coloro che li conoscono nel profondo, uno dei due stava attraversando un processo personale estremamente delicato in quel periodo. Non si trattava di scandali volgari o di crisi pubbliche, ma di un periodo di profonda trasformazione emotiva, una metamorfosi dell'anima che richiedeva silenzio e pace. Entrambi hanno compreso, con una maturità disarmante, che esporre la loro unione in quel contesto vulnerabile avrebbe potuto trasformare qualcosa di curativo in un fardello insopportabile. Il matrimonio, dunque, non è stato un annuncio al mondo. È stato un rifugio. Si sono sposati per sostenersi a vicenda, per essere l'uno la roccia dell'altro, non per mettersi in mostra, rivela una fonte molto intima. Mantenere una tale unione nell'ombra non è stato un compito facile. È stata un'impresa che ha richiesto disciplina ferrea e sacrifici emotivi. Ha comportato decisioni difficili, orari separati, apparizioni calcolate al millimetro, persino la necessità di fingere distanza o freddezza in momenti chiave in cui avrebbero voluto solo tenersi per mano. Per molti osservatori superficiali, questo atteggiamento è stato interpretato come reale freddezza o mancanza di connessione. In realtà, era l'esatto opposto, la prova suprema del loro legame. Erano così attenti da essere disposti ad apparire distanti agli occhi degli altri pur di restare vicini nella verità, dice qualcuno del loro cerchio magico. Quel sacrificio era il prezzo di una normalità che, per loro, valeva più di qualsiasi copertina. E poi c'è un aspetto, forse il meno discusso ma il più decisivo di tutti, il ruolo delle famiglie. Lontano dalla narrativa dei romanzi impulsivi o delle fughe d'amore ribelli, entrambe le famiglie erano a conoscenza della relazione fin dalle fasi più precoci. Non come spettatori distanti o giudicanti, ma come supporto silenzioso, come pilastri di un tempio invisibile. Secondo le fonti, il matrimonio non è stata una sorpresa per il loro cerchio ristretto. Al contrario. È stato visto come un passo logico, quasi necessario, in un momento in cui entrambi cercavano stabilità lontano dal rumore assordante dell'industria. Non è stato un ci siamo sposati perché siamo follemente innamorati e impulsivi, ma un ci siamo sposati perché sappiamo esattamente chi siamo quando siamo insieme, rivela qualcuno della cerchia familiare. Questa frase racchiude una saggezza che va oltre l'innamoramento passeggero. Col tempo, un dettaglio ha iniziato a catturare l'attenzione dei più acuti osservatori, la loro consistenza emotiva. Non c'erano alti e bassi pubblici, non c'erano melodrammi sui social media, non c'erano voci di terze persone che avessero un peso reale. Dimet irradiava una calma ritrovata, una luce diversa negli occhi. Satai mostrava una stabilità che non aveva mai esibito prima, una solidità da uomo risolto. Non era euforia, quella che brucia e si spegne in fretta. Era pace. E la pace, nel mondo caotico dell'intrattenimento, è spesso l'indizio più chiaro che qualcosa di profondo è accaduto. Il presunto matrimonio segreto di Satai Ulusoy e Dimet Özdemir non è stato né un atto di ribellione adolescenziale né una strategia mediatica raffinata. È stata una scelta matura, un modo di dire che l'amore non ha sempre bisogno di essere visto per essere reale. In un mondo che esige un'esposizione costante, pornografica dei sentimenti, loro hanno scelto l'opposto. Vivere, proteggersi a vicenda, scegliersi lontano dal rumore. E forse è proprio questo il vero grande segreto che si rivela oggi, la lezione che ci lasciano,
che l'amore più forte non è quello che viene gridato dai tetti affinché tutti lo sentano, ma quello che sopravvive, cresce e prospera nel silenzio sacro dell'intimità. Anche il loro rifiuto sistematico delle interviste personali assume ora un senso compiuto. Per alcuni giornalisti era arroganza o freddezza. Oggi sappiamo che era uno scudo emotivo consapevole. Hanno scelto di non essere la merce di scambio del gossip, ma i protagonisti della loro vita. Cari amici di Gossip alla turca, questa storia ci insegna che a volte il non detto è più potente di 1000 parole. Vi ha emozionato scoprire questo lato così umano e vulnerabile di due giganti dello schermo? Siete d'accordo con la loro scelta di proteggere il loro amore a ogni costo? Fatecelo sapere nei commenti, la vostra opinione è la nostra bussola. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel cuore di un amore silenzioso. Se avete apprezzato la profondità di questo racconto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e, se volete supportare la ricerca della verità, unitevi a noi tramite il tasto abbonati. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, a volte, il silenzio è la musica più bella. Questo è Gossip alla turca. A presto!